Il cinema di commedia del dopoguerra è il genere che più di altri è riuscito a portare in scena il mondo sommerso e invisibile degli omosessuali. Lo fa attraverso di personaggi molto stereotipati, caratterizzati da vezzi e movenze femminili, oppure attraverso la battuta e l'allusione. Io sono Mattia, sono uno storico del cinema e vi do il benvenuto sul mio canale. Qui parliamo di storia del cinema italiano a 360 gradi. Se ti fa piacere, iscriviti al canale. Le figure degli omosessuali o degli anfibi, per usare un'espressione che propone Carlo D'Apporto nel film Ci troviamo in galleria di Bolognini, hanno un loro pedigree appunto nel genere della commedia, che deriva un po' dal mondo dell'avanspettacolo, del caffè concerto e del varietà. Non a caso molti di questi sketch allusivi li troviamo in delle pellicole che derivano proprio da celebri spettacoli di varietà, come il caso del celebre I pompieri di Vigiù di Mattoli. Qui vale la pena segnalare un celebre pezzo con protagonista D'Apporto nei panni di un antico romano Petronio. Venga a trovarmi un giorno nel mio triclinio di periferia. Ma sa che io ho il fidanzato? Porti anche lui. No, Petronio. Lui no, per carità, è un orso. Se sapesse quanto mi è antipatico? Allora non le piace? No, è troppo maschio. Come la comprendo. La sequenza naturalmente all'epoca fu censurata per il suo crudo accento omosessuale. Anche il vasto corpus dei film di Totò occhieggia all'omosessualità per suscitare la risata nel pubblico. Fin, ad esempio, dall'opera L'imperatore di Capri di Comencini, celebre la sequenza in cui Mario Castellani insegna a Totò su come sedurre una donna. La scena viene equivocata da un santone che li crede due innamorati. Si evocano così gli scandali omosessuali che sconvolsero l'isola di Capri durante la Belle Époque, oltre ad inserire un riferimento sottile con Mario Castellani, che tra l'altro ha delle movenze effeminate, che con orgoglio rivendica di aver ricevuto in regalo un fazzoletto da Memo Benassi, attore di teatro e cinema, di cui nell'ambiente dello spettacolo si conoscevano le sue preferenze per le bellezze maschili. Sempre l'attore partenopeo, nel celebre Totò a colori, si mostra con delle movenze effeminate ed eleganti, però con lo scopo di sedurre una donna e di sedurre anche il mondo del jet set con una serie di battute allusive. Il personaggio naturalmente è fatto passare per parigino, confermando ancora una volta lo stereotipo che la maggior parte dei gay è francese. La Francia godeva da sempre di una certa libertà sessuale e l'omosessualità era certamente molto più tollerata rispetto al nostro paese. Sul fronte dei personaggi omosessuali di origine francese, gli esempi potrebbero continuare con il personaggio di Chéri, esperto di stile in Le vacanze del Sor Clemente. Cosa c'entra Saccapela? Saxapil, appello di sesso. E beh, io ho tradotto sacco a pelo. Chiedo scusa, signore. Una signorina chiede di Monsieur Chéri. Ah, sì, mia aiutante, lei faccia spogliare di sopra, faccia mettere in costume del lavoro e chiami signora contessa che sua lezione è pronta. Bene, signore. Fino ad arrivare al fratello gay di Franca Valeri, trasferitosi dall'Italia alla Francia nel bel film di Caprioli, Parigi o Cara. Ma che sei tinto? Sì. Sempre in Francia, presso Rue Frochot, che Aldo Fabrizi storpia in Rue Frochot, si trova il noto attore romano insieme ad alcuni amici per sbaglio in un locale omosessuale. Il primo ad essere mostrato in un film italiano dove assistiamo a un particolare spettacolo con protagonista un'insolita Marlène Dietrich. Nel film di Luciano Emmer, Parigi è sempre Parigi. Tra l'altro sempre Fabrizi, qualche anno più tardi, bacerà involontariamente Walter Chiari nella commedia Io piaccio di Mario Bianchi, storia di esperimenti sugli ormoni per rendere irresistibile il sex appeal maschile. C'è appena, su.
Io le do l'ultimo bacio adesso, signorina, le do l'ultimo bacio piccolo e poi mi lascia andare, Chiude il decennio degli anni 50 un film destinato a dare scandalo e che è indice anche dei tempi che stanno cambiando. Naturalmente d'ambientazione francese, il regista è Vittorio Sala e il film si intitola Costa Azzurra. Si porta in scena la figura del regista, attorniato da ragazzi giovani e muscolosi, che tenta di sedurre l'ingenuo ortolano Alberto, interpretato da Sordi, con la promessa di un ruolo in un film incentrato su degli amici che giurano di odiare le donne. L'apice della seduzione da parte del regista nei confronti di Alberto Sordi l'abbiamo in un invito a cena nella sua bellissima villa, dove i due ballano al chiar di luna. Il genere della commedia del dopoguerra centra il suo obiettivo, ovvero quello di far ridere esasperando quella che è la realtà e la figura dell'omosessuale attraverso una serie di stereotipi ancora oggi profondamente ancorati nella cultura, nella società e anche nel cinema contemporaneo. Sì, qualche finocchio. Ne avete finocchi in casa? Beh, in casa proprio no, ma in paese qualcuno si trova. Se ne trovano? Sì. Beh.